Ciao, sono Kiko di B00. In questo primo video di una serie che tratterà di Arduino, spiegherò cos'è Arduino e come installare l'ambiente di sviluppo. Arduino è una piattaforma programmabile che incorpora all'interno di un circuito di dimensioni grandi quanto un palmo della mano, nel caso dell'Arduino 1, un processore 8 bit chiamato ATmega 328P con 1 KB di EEPROM, 2 KB di SRAM e 32 KB di memoria flash per i programmi, 6 entrate analogiche a 10 bit e ben 13 uscite o entrate digitali. Oltre ad Arduino 1 sono stati sviluppati un sacco di altri derivati, con più o meno RAM, memoria flash e con dimensioni differenti, partendo dall'Arduino Mini, grande qualche centimetro, però con la stessa potenza di calcolo di un Arduino 1, e arrivando ad un Arduino Duo, con ben 54 entrate e uscite digitali, 12 entrate analogiche e persino 2 uscite analogiche, con un processore a 32 bit con ben 512 KB di memoria flash e 96 KB di SRAM. Ad ogni modo, Arduino è nato nel 2003 da un team di studenti italiani che promuovevano l'utilizzo a basso costo della tecnologia per comunicare con sensori, eccetera. Esso può essere programmato in C e in C++. Questi programmi vengono compilati tramite un classico compilatore integrato nell'IDE e caricati tramite una connessione seriale, che in quasi tutti gli Arduino è disponibile sotto forma di porta USB, dato il convertitore USB a seriale integrato. Quindi iniziamo con l'installare Arduino IDE con i relativi driver per Arduino stesso. Incominciamo con aprire un browser e andare su https://www.arduino.it/in/main/software. Qui selezioniamo il sistema operativo installato a destra, sotto a Download e Arduino IDE. Nel mio caso sceglierò Windows Installer. Nella pagina successiva clicchiamo su Just Download e attendiamo che il download sia terminato. Una volta che il programma si sarà scaricato, lo eseguiamo installando nel computer. Sarà sufficiente accettare l'EULA e andare sempre avanti. Se viene richiesto di installare il driver, mettiamo la spunta sull'opzione che ci chiede di dare fiducia ad ogni driver installato e clicchiamo su Install. Una volta installato, apriamo l'IDE e colleghiamo Arduino al computer tramite il cavo USB. A questo punto andremo a caricare uno sketch di prova chiamato Blink. Questo farà accendere e spegnere un LED collegato nel pin 13 una volta al secondo. Per farlo apriamo lo sketch cliccando su File, Examples, 01.basics, Blink. Una volta fatto ciò clicchiamo su Tools e sotto Board assicuriamoci di aver selezionato il nostro modello di Arduino e sotto Port la porta corretta. Infine andiamo a caricare lo sketch cliccando sul secondo pulsante rotondo con una freccia che punta verso destra per compilare e caricare lo sketch sull'Arduino. Se tutto va correttamente ci dovremo trovare un LED lampeggiante sulla scheda. Ad ogni modo nel prossimo episodio spiegherò di più nel dettaglio la struttura di base di un programma. Quindi se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e se ci sono ancora problemi lascia anche un commento qui sotto.